Hi friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato. Oggi sono tornato con l'amico Luigi Scapino, Pigio per me che è un amico, è appena tornato da New York e quindi ho approfittato della sua presenza. Ciao a tutti. Ecco, volevo oggi approfittare perché mi è stato mandato da tanti amici, gli amici del canale mi hanno mandato un link di un brano, un vecchio brano, una vecchia cover di Alip Ba Ta, Ruma Kati. Hati o Kati? Kita, ecco, Ruma Kita, Kita, ecco perché. E quindi approfitto per ascoltarla e magari fare una piccola, un piccolo commento insieme all'amico Luigi. Lui è un grande musicista, grande artista, quindi ho piacere di averlo con me e commentare Alip Ba Ta, che ormai diciamo fa parte della nostra comunità d'ascolto. Vi ringrazio come sempre per il supporto al canale e quindi ringraziandovi come sempre voglio senza parlare, non so, hai avuto modo di ascoltare credo quando abbiamo fatto il famoso collegamento a Alip Ba Ta. Sì. Oggi lo ascoltiamo insieme su un brano che peraltro attiene a questa band che sarebbe la God Bless, famosissima band indonesiana che credo a partire dalla fine degli anni 70, anni 80, insomma abbiamo fatto un piccolo viaggio all'interno del mondo dei God Bless per conoscerli. Abbiamo anche ascoltato la versione originale del brano insieme a Luigi proprio per poter poi commentare la performance di Alip Ba Ta. Per cui noi a questo punto abbiamo fatto il nostro piccolo viaggio all'interno del mondo God Bless, ascoltando la loro versione che ci rimanda un po' agli anni 80, no? Si sentono i sapori, quindi quella cosa. E adesso ci andiamo ad ascoltare invece la versione quella di Alip Ba Ta, ok? Stop talking and let's go to watch. Let's do it. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Hai notato senza effetti, lui canta senza effetti. Io premesso che l'ho sentito cantare solo in un'altra occasione con Toxicity, no, di System of a Down, un vecchio brano l'ho sentito cantare. Questa è una delle rarissime volte che sento cantare Alip Ba Ta. Per me è la prima volta. E dico, lui vedi con quale naturalezza, per esempio, al di là del suono della chitarra fantastico, non usa reverbero sulla voce, ma asciutta così com'è, sì, messa, e quindi ci fa ascoltare questa versione proprio seduto in casa tra amici, ascolta sto brano dei God Bless, fantastico, eccetera. Infatti, incredibile. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Scusate se interrompo, però volevo dire una cosa. Ruma Kita Ruma Kita, sì. sarebbe casa mia. casa mia, my home. Sì.
e il testo noi lo abbiamo e lo abbiamo anche tradotto, non l'ho detto, in qualche modo anche per comprendere un po' il senso. Che è molto importante, certo. E quindi questa atmosfera che viviamo con Ali Bata e la sua chitarra cantata in questa maniera così semplice, così, no, asciutta, senza... però in un testo così, se vogliamo, anche romantico. Cioè, questa è casa mia, tra le mie canne, i bambù, certo. Vado in città, ma forse è meglio qui, romanticamente. Quindi anche questo modo di interpretare il brano rimanda proprio anche un po' al senso, sì, perlomeno come lettura di Ali Bata. Molto di più al quindi, testo. Quindi certo. non entriamo nel giudizio tecnico del modo, cioè il modo secondo me è straordinario, legato al contesto, alla canzone e al messaggio che arriva. Esattamente, certo. No? Sì, sì, al di là poi della qualità sua sulla chitarra, vabbè, cosa nota che conosciamo, che conosco, che ho in tante occasioni commentato, e tu hai avuto modo in qualche maniera, quindi io voglio sottolineare, ma poi voglio chiederti, ma ti è arrivata questa sensazione? Oh, sì, arriva benissimo. Infatti, dopo aver letto il testo, era importante leggere il testo. Lui rispecchia proprio il testo, anche nel modo di interpretarlo. Certo. Abbiamo detto che abbiamo ascoltato la versione della band God Bless. Sì. È diversa, chiaramente. Certo. Lui si avvicina di più a quello che allo è spirito il del testo. testo. Assolutamente. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Lebih baik di sini. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, haruskah kita berangkat ke kota yang penuh deretanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, ada di sini. Oh yeah. Ho detto tutto. Allora, abbiamo lasciato l'ultima parte andare, l'abbiamo ascoltata. Meritava di essere assolutamente. ascoltata. Ma scusate le interruzioni, ma io sinceramente, e questo adesso con Luigi, ripeto, al di là del brano e al di là del fatto che io adoro scoprire anche una realtà musicale legata all'universo Indonesia musicalmente, Certo.
perché Ali Bata è stato probabilmente un veicolo anche per me di scoperta di un po' del tutto il mondo musicale indonesiano. Lui è stato una sorta di tramite, Certo. quindi tramite lui abbiamo scoperto anche oggi God Bless, ma ricordo Gigi, ricordo tantissimi artisti che ho praticamente conosciuto tramite Ali Bata, ma lui in qualche modo è un ponte ideale secondo me per scoprire diciamo quello che è anche una cultura musicale, no? Certo. Quindi passiamo da quella tradizionale poi a tutto il mondo non solo indonesiano, perché il viaggio con Ali Bata si muove attraverso tutto il mondo della musica, da band tradizionali, dai Queen fino a Eric Clapton, quindi il mondo lo ha visitato quasi tutto, direi tutto, e con te adesso anche un modo per in qualche maniera per confrontarci in questo senso, perché poi ripeto, io mi lascio anche un po' guidare da quelli che sono gli Alipers, che ogni tanto mi suggeriscono alcuni brani che fanno parte probabilmente di un repertorio che di qualche anno fa, quando io ancora non avevo nemmeno il canale aperto, quindi la mia storia, quindi alla scoperta di Ali Bata ha un paio d'anni, ma insomma lui ha un vissuto artistico antecedente. Scusate questa interruzione, perché sto con Luigi, ma in realtà stiamo parlando come se ci siamo incontrati, e quindi faccio un riepilogo anche con lui. Certo, esattamente. Adesso sinteticamente, per non occupare troppo spazio agli amici che magari si annoiano, fai le tue considerazioni invece relativamente a quello che abbiamo ascoltato. La mia considerazione si lega istantaneamente alla percezione del messaggio, che è quello casa mia, no? Rumah kita. Si sente e leggendo il testo, e mi viene in mente che poi alla fine casa mia, qual è casa mia? Casa mia è dove sono nato e cresciuto. Mi fa quasi pensare a una sorta di Bruce Springsteen che parla della sua parte rurale dell'America, dove parla di quella dimensione, sì, semplice, naturale. Ma lui la racconta in un modo realmente uno seduto che racconta casa, come davanti a un caminetto, rispetto a quella che è la versione diciamo più orchestrata, suonata da band, con le sonorità che abbiamo sentito che rimandavano un po' agli anni '80. Tu hai detto ai Chicago, Manhattan Transfer, tutto quel mondo lì. Certo, i Toto, è quel mondo. Questi sintetizzatori di quegli anni. Però complimenti a chi ha scritto la canzone, che poi interpretata da lui effettivamente rispecchia più il testo, come abbiamo già detto. Ci è piaciuto, voglio dire. Sì, assolutamente. Ragazzi, approfitterò nei prossimi giorni dell'amico Luigi per ascoltare ancora insieme qualche cosa, commentarla, e magari poi ci divertiremo anche a fare qualche cosa. Certo. Concludo sempre: enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao.